Aprire i grandi spazi delle alte frequenze all'accesso radio. Ne parliamo con Giampaolo Cuozzo del WILAB. Ciao Giampaolo e grazie per essere qui. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Cosa intendi quando diciamo, i grandi spazi delle altre frequenze? Quello che si intende è un'evoluzione che i sistemi radiomobili stanno, subentrando, stanno conoscendo in questo periodo, ovvero quello di sistemi radiomobili come 4G, 5G, che operano a frequenze più alte rispetto a quelle usuali, quelle con cui comunichiamo tutti i giorni tramite i nostri device. Ovvero già con il 5G è iniziato questo processo con le onde millimetriche, ma si prevede che per il 6G ci saranno frequenze ancora più alte, quindi nella banda sub-terahertz da 100 GHz in su. E questo pone tutta una serie di sfide, tra cui ad esempio un'attenuazione del segnale molto più ampia, e anche la necessità quindi di dover cambiare l'infrastruttura per avere un numero di terminali, di antenne maggiore, nonché anche considerare il fatto che i tempi si restringono così tanto che iniziano a diventare tempi di trasmissione delle informazioni compatibili con i tempi di propagazione. Sono tutte sfide che il mondo della ricerca sta cercando di affrontare. Quindi ci sono sia limiti o meglio sfide tecniche che diciamo limiti quasi fisici, no, della natura stessa a un certo punto. Esattamente, sì. E quindi si cerca di sopperire a alcune di queste problematiche, come l'attenuazione del segnale, ma anche sfruttando le potenzialità che questi sistemi radiomobili possano, diciamo, usufruire visto che lavorano a queste frequenze, come ad esempio la possibilità di sviluppare delle applicazioni che richiedono un grosso quantitativo di dati, come ad esempio la realtà aumentata e la realtà virtuale, quindi immaginiamo dei visori che vengono connessi in 5G o nelle generazioni successive e richiedono uno scambio di dati in real time che appunto con le generazioni attuali non è davvero possibile, e per cui richiedono, diciamo, delle frequenze più alte, e quindi la sfida deve essere vinta proprio per questo motivo, per poter realizzare applicazioni che adesso non sono possibili, come anche i gemelli digitali, come anche le comunicazioni veicolo-veicolo o banalmente i sistemi radar per integrare la parte di rete radiomobile e sistemi radar, quindi di localizzazione. Quindi applicazioni dove sono fondamentali sia il flusso di dati, la velocità della connessione, ma anche la bassa latenza, perché appunto tu citavi guida autonoma, quindi c'è una questione di sicurezza e di responsività della macchina e, nel caso della realtà virtuale e realtà aumentata, un feed video che non deve nauseare l'utente. Esatto, esatto. Quindi ci sono dei requisiti sia da un punto di vista di latenza, come dicevi tu, e quindi andiamo anche ben al di sotto del millisecondo per poter avere un servizio in real time, come ad esempio i frame video in aggiunta che si hanno nella realtà aumentata, ma anche una questione di tanti dati, quindi un tema è quello della industrial IoT, quindi delle comunicazioni wireless in ambito industriale. Ecco, in quel contesto si prevede un numero enorme di dati che vengono trasmessi sia in una direzione che nell'altra, quindi dalla rete all'infrastruttura, e questo richiede tanta banda. E in più lasciami dire che avere delle nuove frequenze da poter utilizzare permette anche di mitigare un po' il tema dell'interferenza, perché sono appunto degli spettri di frequenza che non sono utilizzati al momento dai sistemi radiomobili, e quindi subiscono meno una problematica di interferenza, almeno nella prima fase di sviluppo, diciamo. E tu specificatamente di cosa ti occupi nella tua ricerca? Nella mia ricerca io mi occupo dello sviluppo, quindi del design e della validazione di questi sistemi radiomobili, e in particolare sotto due aspetti. Il primo è quello dei cosiddetti protocolli, ovvero quello che studio è come i dispositivi che devono operare in queste nuove bande di frequenza devono parlare, quindi che regole devono seguire per poter effettivamente sfruttare le caratteristiche di questa banda e sopperire alle problematiche di cui parlavamo prima. E al contempo, oltre alla
lo studiare le regole con cui i dispositivi devono parlare, studio anche le architetture, quindi come deve cambiare l'architettura di rete per poter lavorare in questo tipo di frequenze. Ad esempio, è ovvio che c'è bisogno di un numero di stazioni radio base superiori rispetto a quello che abbiamo al momento, dovuto all'attenuazione del canale, quindi banalmente anche capire come metterli e dove metterli, come interconnetterli tra di loro è una tematica importante su cui, diciamo, principalmente verte la mia ricerca. Grazie mille a Giampaolo Cuozzo del WeLab.